Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Per chi tra voi non mi conoscesse, io sono Sergio, un appassionato di pizza a tutto tondo, ma anche un po' un appassionato di arte bianca. Questo video è dedicato a uno dei possibili utilizzi della planetaria. Io ne ho qui una a fianco a me, l'ho presa da pochi giorni, è un marchio cinese di grande distribuzione e costo abbastanza contenuto, dotato di alcuni accessori, tra cui uno che si attacca qui e che vedremo tra poco nel proseguo del video, che serve per tritare la carne, ma anche altro come vedremo, e poi un altro che si attacca sotto questo guscio di plastica e che è sostanzialmente una caraffa di vetro con frullatore, ma che non utilizzerò in questa circostanza. Perché la planetaria? Perché la planetaria ha una sua importantissima dignità nella filiera delle possibilità di impastamento per noi appassionati. Viene a collocarsi tra l'impastamento a mano e l'impastamento ad esempio nella spirale e in tutte le altre macchine professionali. Il suo vantaggio naturalmente è il costo contenuto e talvolta, come in questo caso, degli accessori, ma poi anche il fatto che si può togliere naturalmente la vasca d'acciaio o di altro materiale e lavare con grande facilità. Poi il fatto che abbia in dotazione un gancio, una foglia e molto spesso anche una frusta chiaramente la rende utile per tutta una serie di cose che si possono realizzare direttamente in casa. Però, nonostante il fatto che sia uno strumento tutto sommato abbastanza semplice nel suo funzionamento, ha necessità spesso, e lo leggiamo su internet da tutte le parti, di essere spiegato meglio, almeno nelle tecniche possibili, perché in tanti hanno difficoltà a ottenere l'impasto. Io oggi vi proporrò una metodica tutta mia, molto semplice, che è un mix tra una che vi ho proposto un paio di anni fa in questo stesso canale e una piccola implementazione in termini di velocità di esecuzione. A ben vedere si tratta semplicemente di un mix tra utilizzo della planetaria ad alta velocità e poi anche un po' di tecnica knock knead, cioè la tecnica del non impasto. Praticamente noi che cosa facciamo? Spaziamo via tutte le difficoltà, si mette prima l'acqua, prima la farina, il sale distante dal lievito, dimentichiamoci tutto. Noi semplicemente apriamo il coperchio, infiliamo tutti quanti gli accessori, inseriamo la foglia perché la chiave di volta di tutto, per ciò che vi suggerisco io, è la foglia, quindi niente gancio. Abbassiamo la planetaria, la mettiamo a lavorare a velocità abbastanza sostenuta e non appena intorno alla foglia si addensa l'impasto e quindi più o meno in 2 minuti, esagerando 2 minuti e mezzo, noi blocchiamo, togliamo l'impasto, lo sistemiamo in un ripiano leggermente oliato oppure con un velo di acqua oppure con un velo di farina, ragomitoliamo in qualche maniera, chiudiamo l'impasto così grumoso com'è e lo vedrete e lo lasciamo 15 minuti, se vogliamo esagerare 20 minuti, se vogliamo straffare anche mezz'ora, lo lasciamo coperto, dopodiché lo togliamo, facciamo la normale chiusura che si fa per qualunque impasto che esca adesso dalla spirale, che esca dalla planetaria oppure impasta a mano e dopodiché procediamo col nostro piano. Sembra incredibile, apparentemente potrebbe esserlo, ma nei fatti lo vedremo adesso, non lo è, si ottiene un impasto liscio, settoso e con una delle belle caratteristiche degli impasti con la planetaria, ovvero sia con un'incordatura non eccessiva e come vedrete infatti in fase di stesura non ho neanche bisogno di utilizzare la tecnica dello schiaffo, l'impasto si stende da sé, come se fosse sostanzialmente un impasto fatto a mano e ditemi voi se questo è poco. E ve lo dico da utente impastatore seriale con la spirale, che è la massima comodità e forse al vertice della professionalità degli impasti. Io vi dico solamente questo, che se non disponete della possibilità di spazio o anche di volontà di investire denaro per acquistare una spirale, la planetaria certamente risponde a tutto quello che a noi può servire in termini di esigenze per fare un buon impasto. Adesso semplicemente ci mettiamo al lavoro e vediamo insieme. E siccome la teoria è teoria ma la pratica è pratica, oltre a vedere come realizzo l'impasto così come ve l'ho detto in semplicità, poi faremo la cottura anche di un paio di pizze per mostrarvi proprio come quell'impasto alla fine
rende. Ho utilizzato una farina del Molino Vigevano, la Vesuvio. Forse un pizzichino pecca in termini di resa di maculatura, però considerate anche che questo impasto che io vi propongo si svolge su 12 ore, quindi molto contenuto lo fai la mattina e lo chiudi la sera. Adesso diamoci da fare. Bene, come vi avevo anticipato, iniziamo mettendo gli ingredienti tutti insieme. Partiamo dall'acqua, aggiungiamo il lievito, poi mettiamo la farina e dulcis in fundo aggiungiamo il sale. Abbassiamo la planetaria e iniziamo a girare. Questa planetaria ha una velocità abbastanza sostenuta fin dall'inizio. Complessivamente noi faremo impastare per circa 2 minuti e mezzo. Badate che a noi non occorre nulla di particolare, semplicemente che l'impasto sia amalgamato e con la foglia è impossibile che non succeda. Io qui ho leggermente aumentato, considerate naturalmente che c'è anche un taglio nel video, ma che complessivamente dobbiamo impastare circa 2 minuti e mezzo. Guardate un po'. L'impasto si è già amalgamato, che non vuol dire che sia incordato, semplicemente che si è amalgamato, ma è ciò che noi ricerchiamo. Togliamo l'impasto, lo appoggiamo su un ripiano qualunque e gli diamo la forma. Sostanzialmente facciamo un qualcosa di molto simile alle pieghe e raccogliamo l'impasto che eventualmente resta attaccato al ripiano. Anche in questo caso non ci occorre nulla di più, semplicemente dargli un po' la forma, dopodiché lo metteremo a riposare per un quarto d'ora o, come abbiamo detto, anche un pochino di più. Lo copriamo e lo lasciamo riposare. Trascorso un quarto d'ora l'impasto effettivamente sembra ancora ruvido, ma guardate adesso la meraviglia. Una volta che iniziamo a raccoglierlo per fare le pieghe per la chiusura, improvvisamente l'impasto si manifesta per quello che è, già praticamente pronto. Osservate attentamente. Guardate bene come si è già allisciato semplicemente per aver fatto un paio di pieghe. Questa è la meraviglia dell'unione tra l'impasto in planetaria con tempi rapidissimi e poi un po' di no need, ovvero sia di tempo d'attesa, di modo che senza bisogno di impastare il tempo faccia tutto per noi. Impasto pronto. Ora mettiamo un filo d'olio all'interno del contenitore e mettiamo a riposare l'impasto per circa un'oretta a temperatura ambiente. Trascorsa quest'ora togliamo l'impasto dal contenitore e ci accingiamo a dividerlo per creare i 4 panetti da circa 250 grammi ciascuno. E creiamo le palline. Ve ne mostro una. Siccome l'impasto è al 70% è opportuno immergere leggermente nella farina. Così non ci si attaccherà alle mani. L'ho rigirato su se stesso e ora lo rotolo sul palmo. Pronto. Lo mettiamo dentro, chiudiamo tutto con i tappi e andiamo in frigorifero. Intanto iniziamo a preparare la passata. Apriamo i pelati, li mettiamo all'interno di quello che sarebbe un tritacarne e mettiamo in funzione la planetaria. Guardate che meraviglia, nulla a che vedere con l'effetto di uno sminuzzatore, perché qua i semini vengono lasciati intatti, tutto viene lasciato intatto e otteniamo immediatamente una passata rusticissima. Qui alla fine si tratta di lavorare per un minuto i nostri pomodori per avere il risultato atteso.
E ora iniziamo la stesura della prima pizza. Prima immergiamo il panetto nella farina, poi lo portiamo sulla spianatoia. Ora il video è accelerato e creiamo il disco di pasta aiutandoci con i polpastrelli e poi con i pugni. Ecco qua. Il disco è pronto e possiamo subito mettere la passata di pomodoro, disporla per bene senza avvicinarci troppo al bordo. Aggiungiamo poi un filo d'olio, in questo caso l'aglio a pezzetti perché facciamo una marinara, poi tanto origano e il formaggio grattugiato. Adesso trasferiamo la pizza sulla pala, la allarghiamo ancora un po' quanto desideriamo e poi andiamo in forno. Inforniamo e cuociamo per circa 35 secondi, dopodiché faremo una girata. Anche in questo caso nella cottura il video è accelerato. Arriviamo rapidissimi alla girata che eseguiamo adesso. La girata è utile per avere una cottura ancora più omogenea. Rimettiamo la pizza all'interno e cuociamo per altri 30 secondi circa. Pizza pronta, possiamo estrarla dal forno. Eccola qui, ora la portiamo sul piatto e ve la mostro. Una bella marinara ben cotta sia sopra che sotto. Benissimo, adesso possiamo passare alla seconda pizza. Eccoci qui, stesso trattamento, allarghiamo prima il panetto dentro la farina e poi lo trasferiamo sulla spianatoia. Ci aiutiamo con i polpastrelli e dopo che è pronto il disco di pasta mettiamo gli ingredienti. Anche in questo caso partiamo con la passata di pomodoro, poi un filo d'olio, poi aggiungiamo del basilico in pezzetti, abbondante formaggio grattugiato e il fior di latte. Trasferiamo la pizza sulla pala, la allarghiamo e poi andiamo direttamente in forno. Sistemiamo la pizza, anche in questo caso faremo una girata dopo circa 35 secondi che qui passeranno velocissimi perché il video è accelerato durante la cottura. Eccoci alla girata, estraiamo la pizza, la ruotiamo di 180 gradi sulla pala e poi la rimettiamo dentro il forno. La lasciamo cuocere per un'altra trentina di secondi e poi la estraiamo. È pronta. Eccola qui, la mettiamo anche in questo caso sul piatto e poi ve la mostro. E poi vi mostrerò un po' tutte le pizze preparate in questa tornata con questo impasto fatto con la planetaria. Nel frattempo ne approfitto subito per ringraziarvi di essere stati qui a vedere questo lungo video. Se vi è piaciuto condividetelo e lasciate un like. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale e io naturalmente vi do appuntamento al prossimo video sempre in questo canale.